Benvenuti su Italian Pod. Io sono Alessia. E io sono Giovanni. Oggi parliamo di una cosa che secondo me fa più differenza di qualsiasi regola grammaticale. Esatto. Non parliamo di congiuntivo, non parliamo di pronomi. Parliamo di paroline. Piccole, velocissime, quasi invisibili. Eppure sono quelle che ti fanno sembrare italiano vero. I connettivi. Però, invece, dunque, eppure, infatti, insomma. Queste parole tengono insieme tutto quello che dici. Senza di loro parli, ma non scorre. Con loro hai una voce. Ti faccio sentire la differenza. Stessa storia, due versioni. Ascolta la prima. Sono uscito di casa. Pioveva. Non avevo l'ombrello. Sono andato al bar. Funziona. È corretto, ma sembra una lista della spesa. Adesso la seconda. Sono uscito di casa. Pioveva. Eppure non avevo l'ombrello. Dunque cosa ho fatto? Sono andato al bar lo stesso. Perché insomma il caffè non aspetta. Ecco, quella è una persona. La prima era un robot. E la differenza non è il vocabolario, non è la grammatica. Sono esattamente quelle 5 o 6 piccole parole che abbiamo aggiunto. Questo è il punto centrale dell'episodio di oggi. I connettivi non sono decorazione, sono struttura. Sono il modo in cui il tuo cervello organizza le idee quando parli. E gli italiani li usano senza nemmeno accorgersene. Noi, oggi, ve li rendiamo coscienti. Li dividiamo in gruppi, vi spieghiamo quando si usano, vi facciamo sentire come suonano in contesti reali e alla fine vi lanciamo una piccola sfida pratica. Quindi, e già uso un connettivo, iniziamo. Il primo gruppo è quello dei connettivi di contrasto. Sono probabilmente i più usati in assoluto e anche i più fraintesi, perché in italiano ne abbiamo diversi e non sono intercambiabili. In inglese esiste but, punto. In italiano abbiamo però, eppure, invece, anzi, e ognuno fa una cosa leggermente diversa. Partiamo da però, che è quello che tutti conoscono. È il contrasto neutro, quello di tutti i giorni. Ho studiato tanto, però non ho passato l'esame. Nessuna sorpresa implicita, nessun giudizio, è semplicemente ma. Eppure è un'altra storia. Eppure introduce un contrasto che senti, quasi fisicamente. C'è qualcosa di inaspettato, di quasi ironico. Non ho dormito, eppure mi sento benissimo. Sottintende, non dovrebbe essere così, eppure è così. Esatto, eppure porta sempre con sé una piccola sorpresa. È ricchissimo, eppure non è felice. Gliel'ho detto 1000 volte, eppure non cambia. Senti quella sfumatura? C'è quasi una frustrazione o una meraviglia. Se usi però al posto di eppure, la frase regge, ma perdi quella carica emotiva. È come usare buono quando vuoi dire straordinario. Poi c'è invece, che funziona diversamente dagli altri due. Invece non dice solo ma, mette a confronto due cose o due persone. Io prenderei il treno, invece lei vuole l'aereo. Marco studia medicina, sua sorella invece fa l'artista. È molto utile quando descrivi differenze tra persone o situazioni. Gli italiani lo usano tantissimo nelle conversazioni quotidiane, spesso con una piccola pausa prima. Io sì, lei invece... E infine, anzi, che è il più particolare del gruppo. Anzi, non si limita a contrastare, corregge o addirittura intensifica. Non è brutto, anzi è bellissimo. Stai dicendo, quello che ho detto prima era troppo poco, lasciami riformulare. Oppure, non mi dispiace aspettare, anzi ne approfitto per leggere. Non è solo al contrario, è quasi un passo avanti rispetto alla frase precedente. Un errore frequente è usare anzi come sinonimo di però. Non lo è. Però mette in opposizione. Anzi, scala, corregge, aggiunge forza. Se sbagli l'uno con l'altro, l'italiano capisce, ma la frase perde senso logico. Facciamo sentire questi 4 in un mini dialogo, tutti insieme. Allora, ieri sera sono uscita. Volevo stare a casa, però avevo promesso a un'amica di vederla. Fuori faceva freddo, eppure non ho preso il cappotto, non so perché. Lei era già al bar ad aspettarmi, invece io ero ancora in metro. Classico.
Quando sono arrivata mi ha detto «Sei in ritardo» e io ho risposto «Solo un po', anzi sono quasi puntuale». Quasi puntuale, tipicamente italiano anche quello. Avete sentito? Però per il contrasto semplice, eppure per la sorpresa del freddo e niente cappotto, invece per la differenza tra lei già lì e me ancora in metro, anzi per correggere e gonfiare la risposta finale. Riascoltate quel passaggio se volete, vale la pena sentirlo 2 volte. Nel frattempo una cosa su cui voglio che vi concentriate. La prossima volta che sentite un italiano parlare, contate quante volte usano eppure e anzi. Vi sorprenderete. Nella prossima parte passiamo alla logica, causa, conseguenza, conclusione, quindi, dunque, allora, e le differenze sottili tra loro. Se il primo gruppo teneva insieme le contraddizioni, questo gruppo fa il contrario. Collega le cause alle conseguenze, le premesse alle conclusioni. Sono i connettivi della logica. E sono anche quelli che, una volta che li padroneggi, ti fanno sembrare non solo fluente, ma anche preciso, qualcuno che sa dove sta andando con le parole. Iniziamo da quindi, che è il più immediato. Causa, conseguenza, fine. Ho fame, quindi mangio. È tardi, quindi vado. Veloce, diretto, parlato. Lo sentite decine di volte al giorno in qualsiasi conversazione italiana. Dunque, invece, ha un peso diverso, è leggermente più formale, più ragionato, ma non significa che appartiene solo alla scrittura. Gli italiani lo usano moltissimo anche parlando, soprattutto quando vogliono riprendere un filo o tirare una conclusione dopo una pausa. Dunque, come stavo dicendo, dunque ricapitolando, È quella parola che i professori, i giornalisti, i medici usano quando vogliono che tu senta che stanno arrivando da qualche parte. C'è una solidità in dunque, che quindi non ha. è il trucco che usiamo tutti, anche noi madrelingua. Infine, perciò, che assomiglia a quindi, ma porta con sé una sfumatura di spiegazione. Non è solo «quindi succede questo», è quasi «ed è per questo motivo che». Era esausto, perciò ha rinunciato. Non capisco la situazione, perciò chiedo. È un po' più riflessivo. Nella scrittura lo trovate spesso, nel parlato quotidiano è meno frequente di quindi o allora, ma quando lo usate suona accurato, senza essere pretenzioso. La domanda che ci fanno sempre è quindi, dunque e allora, quando uso uno e quando uso l'altro? La risposta onesta è che spesso sono intercambiabili, ma la scelta cambia il ritmo e il registro della frase. Quindi è il più neutro e veloce, dunque è più ponderato, quasi come se stessi pensando ad alta voce in modo ordinato. Allora è il più conversazionale, aperto, flessibile, umano. Un esempio concreto. Stessa situazione, 3 versioni. Non ho dormito, quindi sono stanco. Fatto, conseguenza diretta, nessuna elaborazione. Non ho dormito, dunque presumo che oggi non sarà una giornata brillante. Più ragionato, quasi ironico. Non ho dormito, allora figurati come mi sento. Parlato puro, si aspetta che l'altro capisca senza che tu finisca la frase. Sentite come cambiano? Stessa premessa, 3 personalità diverse. E questo è esattamente il punto. Non si tratta di quale sia giusto, si tratta di quale effetto vuoi produrre su chi ti ascolta. Prima di passare al prossimo gruppo, un esercizio veloce. Prendete questa frase. Non avevo i soldi. Completatela con una conseguenza usando quindi, poi dunque, poi allora. 3 frasi diverse, 3 sfumature diverse. Fatelo mentalmente, mettete in pausa se volete, poi continuate. Nella prossima parte entriamo nel territorio della conferma e dell'enfasi. Infatti, insomma, davvero, parole che danno peso a quello che dite. Terzo gruppo. Questi connettivi non introducono contrasti né tirano conclusioni logiche, fanno qualcosa di diverso, confermano, sottolineano, danno peso emotivo a quello che stai dicendo. Sono quelli che trasformano una frase neutra in una frase che si sente, e in italiano sentire le cose è importante quanto dirle. Infatti è il primo. Traduzione letterale in fact, ma in italiano funziona soprattutto come conferma di qualcosa che era già nell'aria. Pensavo che fosse difficile e infatti lo era. Sembrava stanco e infatti poi è andato a letto subito. C'è qualcosa di quasi soddisfatto in infatti,
Come dire lo sapevo e si è confermato. Non è arrogante, è semplicemente la registrazione di un'aspettativa che si è avverata. Attenzione però a un uso che i learner spesso non conoscono. Infatti può aprire una frase come risposta per spiegare il motivo di qualcosa. Perché non sei venuto ieri? Infatti volevo dirti, stavo malissimo. In quel caso non significa in fact, ma quasi proprio per questo o a proposito. È un uso molto parlato, molto romano in particolare, ma diffusissimo. Se lo sentite e non capite come mai indeed non ha senso lì, è questo. Davvero è più semplice nella funzione ma potentissimo nel tono. Aggiunge autenticità, sorpresa genuina o enfasi diretta. Hai davvero fatto tutto da solo? È davvero un posto bellissimo. E poi c'è l'uso interrogativo. Davvero? Che da solo vale come risposta intera. Può esprimere meraviglia, scetticismo, interesse. Tutto dipende dall'intonazione. È una di quelle parole che gli italiani usano con gli occhi, non solo con la bocca. Verissimo. Certo, sembra banale, of course, ma ha una gamma di sfumature notevole. Può essere cardo e disponibile. Posso entrare? Certo, prego. Può essere leggermente sarcastico. Certo che lo sapevo. Può essere rassicurante. Ce la fai? Certo che ce la faccio. Il tono fa tutto con certo. Scritta la parola è la stessa, parlata cambia completamente significato a seconda di come la pronunciate. È uno di quei casi in cui imparare l'italiano significa anche imparare a usare la voce. E poi c'è insomma, che meriterebbe un episodio intero per conto suo. Insomma, è intraducibile, nel senso che non esiste un equivalente inglese che copra tutto quello che fa. In teoria significa in short o basically, ma in pratica è molto di più. Può riassumere. Insomma, la situazione è complicata. Può ammorbidire una critica. Com'era il film? Insomma, non era il massimo. Può essere esprimere impazienza o esasperazione, se detto con forza. Insomma, e lì significa quasi basta o ma dai. È una parola che cambia completamente faccia a seconda del contesto e quando la usate bene, nel momento giusto, con il tono giusto, un italiano vi guarderà con un rispetto genuino, perché, insomma, non si impara sui libri. Si impara ascoltando, che è esattamente quello che state facendo adesso. Prossima parte. I connettivi colloquiali. Mica, pure, del resto. Quelli che non trovate nei manuali, ma che sentirete ogni volta che parlate con un italiano vero. Siamo arrivati al gruppo più interessante, almeno per me. Questi non sono connettivi che si insegnano nei corsi standard. Non li trovate nelle grammatiche per principianti. Eppure, e uso eppure di proposito, sono ovunque nell'italiano parlato. Sono quelli che, quando li usate correttamente, fanno alzare la testa all'italiano con cui state parlando, perché segnalano che avete davvero ascoltato la lingua, non solo studiato le regole. Partiamo da mica. Mica è una particella negativa. Rafforza una negazione, spesso con una sfumatura di e non pensare il contrario. Non sono mica stanco. Mica facile questa cosa. Non l'ho mica capito. Quello che rende mica speciale è il sottotesto. Quando dici non sono mica stupido, non stai solo negando di essere stupido, stai anche implicando che qualcuno potrebbe averlo pensato o che la situazione sembrava suggerirlo. C'è una leggera difesa o una piccola rivendicazione. È quasi sempre colloquiale, quasi sempre parlato. Nella scrittura formale non lo troverete, ma in una conversazione al bar, in una discussione in famiglia, nei dialoghi di una serie televisiva italiana, è costante. Un esercizio mentale. La prossima volta che guardate qualcosa in italiano, un film, una serie, un video, contate quante volte sentite mica. Vi stupirete di non averlo notato prima. Pure è un'altra parola con una doppia vita. Da un lato significa anche. Lo sapevo pure io, viene pure lui. E in quel senso è quasi interscambiabile con anche, ma suona più disinvolto. Dall'altro lato ha un uso completamente diverso, dare il permesso o incoraggiare qualcuno a fare qualcosa. Posso sedermi? Siediti pure. Oppure puoi pure andare se vuoi. In quel caso non significa anche, significa qualcosa come vai avanti, fai pure, non c'è problema. È un uso che i learner quasi mai conoscono
e che invece gli italiani usano moltissimo per essere gentili senza essere formali. È cortesia casual. Del resto è più sofisticato e proprio per questo vale la pena impararlo. Significa del resto nel senso di d'altronde, dopotutto, in fin dei conti. Introduce un argomento che supporta quello che hai appena detto, come se stessi aggiungendo una prova. Non mi sorprende, del resto lo conosco da 20 anni. È normale essere nervosi, del resto è la prima volta. Ha una qualità riflessiva. Chi usa del resto sembra qualcuno che sta ragionando ad alta voce, che considera le cose da più angolazioni. È un piccolo segnale di maturità linguistica. E poi c'è anzitutto, o prima di tutto nella versione più parlata. Serve a organizzare il pensiero, a segnalare che stai per elencare qualcosa o che vuoi stabilire una priorità. Anzitutto voglio capire cosa è successo. Prima di tutto non è colpa mia. È utile non solo per la chiarezza, ma anche perché dà struttura alla vostra produzione orale. Quando dovete spiegare qualcosa di complesso, iniziare con anzitutto vi aiuta e aiuta chi vi ascolta a seguirvi. Mettiamo insieme tutto il gruppo in un piccolo monologo. Ascoltatelo una volta a velocità normale, poi lo rileggiamo più lento. Guarda, non è mica una situazione semplice. Anzitutto, nessuno mi ha detto niente in anticipo. Poi sono arrivati in 4. Siediti pure, gli ho detto, tanto lo spazio c'era. Del resto non potevo mandarli via. Alla fine la serata è andata bene. Anzi, è stata pure divertente. Non è mica una situazione semplice. Negazione con sottotesto, c'era una pressione implicita. Anzitutto, stabilisce subito una priorità. Siediti pure, permesso gentile e informale. Del resto, argomento a supporto della scelta fatta. Anzi, è stata pure divertente. Correzione al rialzo, con pure nel senso di anche, per di più. 5 connettivi in 6 righe. Tutti naturali, nessuno forzato. Nella prossima parte mettiamo tutto insieme, i 4 gruppi, una storia completa e una sfida per voi. Bene. Avete sentito 4 gruppi, 16 connettivi, decine di esempi. Adesso li mettiamo tutti in movimento insieme, perché è una cosa sentirli spiegati uno per uno, un'altra è seguirli quando si mescolano, come succede nella vera conversazione. Vi leggo una storia breve. È una situazione normale, niente di elaborato, ma dentro ci sono quasi tutti i connettivi di oggi. Il vostro compito è semplicemente ascoltare e notare quelli che riconoscete. Non preoccupatevi se non li prendete tutti. Ripassiamo subito dopo. Ieri mattina mi sono svegliato tardi, dunque già partivo male. Avevo una riunione alle 9, invece è stata spostata alle 11, quindi tecnicamente avevo tempo. Però non riuscivo a concentrarmi. Infatti avevo dormito malissimo, eppure non me la sentivo di restare a letto. Allora ho fatto caffè, mi sono seduto al tavolo, ho aperto il computer. Anzitutto ho risposto alle mail urgenti, del resto erano 3 giorni che le ignoravo. Poi la riunione è andata bene. Anzi, benissimo. Il capo ha detto che il mio lavoro era ottimo. Davvero, ho pensato. Certo, sono contento, però adesso ho pure più responsabilità. Insomma, non si vince mai del tutto. Quella ultima è universale. Adesso la rileggo più lenta. Mi fermo su ogni connettivo. Ieri mattina mi sono svegliato tardi. Dunque, conseguenza in arrivo, lo sentite? Già partivo male. Avevo una riunione alle 9, invece è stata spostata alle 11, contrasto tra aspettativa e realtà, quindi tecnicamente avevo tempo. Però non riuscivo a concentrarmi. Contrasto semplice neutro. Infatti avevo dormito malissimo, conferma di qualcosa che era già implicito, eppure non me la sentivo di restare a letto. E qui c'è la sorpresa, l'ironia. Allora ho fatto caffè, allora che apre l'azione, quasi un quindi cosa ho fatto? Anzitutto ho risposto alle mail, priorità stabilita. Del resto erano 3 giorni che le ignoravo, argomento a supporto. Anzi, benissimo, correzione a rialzo, ricordate? Davvero? Sorpresa genuina, una parola sola che vale una frase intera. Certo, sono contento, però adesso ho pure più responsabilità. Insomma, da solo, con un punto. Rassegnazione affettuosa. Fine. Notate una cosa,
In quella storia non c'è niente di grammaticalmente complicato, nessun congiuntivo, nessuna struttura difficile. È la scelta dei connettivi che le dà profondità, ritmo, personalità. E questo è esattamente il punto che volevamo lasciarvi oggi. La fluidità non arriva sempre da strutture più complesse, spesso arriva da parole più piccole, usate con più precisione. La sfida che vi diamo è questa. Nei prossimi giorni scegliete 3 connettivi tra quelli di oggi, solo 3, quelli che vi sembrano più vicini al vostro modo di parlare, e usateli consapevolmente, in una conversazione, in un messaggio, anche solo pensando in italiano tra voi e voi. Non tutti e 16 insieme, 3. Masticate quelli, fateli diventare automatici, poi aggiungete gli altri. La lingua si costruisce così, un pezzo alla volta, però con intenzione. Nella prossima parte chiudiamo l'episodio. Breve, promesso. Siamo arrivati alla fine. 4 gruppi, una storia, una sfida. Spero che qualcosa di oggi vi sia rimasto attaccato, anche solo una parola, anche solo mica o insomma, usati nel momento giusto. Se dovessi scegliere una cosa sola da portare via da questo episodio, direi questa. I connettivi non sono abbellimenti, sono il modo in cui il pensiero si muove. Quando li usate, non state decorando le frasi, state pensando in italiano. E questa è una differenza enorme tra qualcuno che traduce dall'inglese mentre parla e qualcuno che ragiona direttamente nella lingua. I connettivi sono uno dei segnali più chiari di quel passaggio. Se volete dirci quali connettivi avete trovato più utili o quali vi sembrano ancora scivolosi, scriveteci, li raccogliamo e magari ci costruiamo sopra un episodio futuro, perché ci sono ancora cose da dire. Eppure, per oggi, basta così. Eppure usato benissimo. Lo faccio apposta ormai. Alla prossima su Italian Pod. Ciao a tutti!